Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato all'elettropneumatica. In particolar modo parlerò di come eliminare segnali bloccanti utilizzando non la tecnica delle memorie in cascata o della cascata pneumatica trasformata in elettropneumatica, ma della tecnica dei collegamenti. Quindi vedremo cosa sono i segnali bloccanti e cosa contraddistingue la tecnica dei collegamenti, quindi cos'è questo tipo di tecnica. Vedremo un esempio applicativo con lo schema e la simulazione con FluidSim, ma andiamo a vedere che cosa sono i segnali. Ecco, questo sarà l'esempio che andrò poi a realizzare. Tipi di segnale. Segnale continuo. Quando si chiama segnale continuo? Quando resta attivo per una o più fasi successive a quello che l'ha generato. Ecco qua un segnale continuo. E questo qua segnato in blu, che dura, e anche quest'altro è un segnale continuo. Il segnale istantaneo è questo qui, questo in verde, perché non dura più di una fase. E poi c'è il segnale bloccante, che è un segnale continuo, come possiamo vedere nel caso dei due rossi, questo e questo, che sono segnali continui, ma che bloccano la prosecuzione del ciclo. In generale il segnale bloccante, la sua linea di sosta comprende la doppia corsa del pistone. Quindi vediamo nel caso del quarto movimento C, da origine a 0, da origine a C+, ma è presente quando deve rientrare il pistone, quindi blocca questo. Anche il fine corsa C0 è bloccante, possiamo vedere qua, perché il fine corsa C0 dà origine al segnale B-, ma è presente anche quando ci deve essere il segnale B+. Quindi questa è la differenza tra i tre tipi di segnale. Ma passiamo avanti. Cos'è la tecnica dei collegamenti? Consiste nel collegare l'alimentazione del fine corsa bloccante che provoca il segnale bloccante in serie con un altro fine corsa, diciamo fine corsa part-time, cioè questo il fine corsa, invece di essere alimentato direttamente dall'alimentazione generale, dalla impressione da solo, è collegato in serie, in end, con un segnale continuo non bloccante. Quindi, come dicevo prima, a part-time, c'è in un certo momento e non c'è più. Quali devono essere le caratteristiche di questo fine corsa, di questo segnale? Che sia presente all'inizio del segnale bloccante e che poi scompare, disappear, e sia assente prima che inizi la corsa opposta, per cui del pistone il cui movimento è stato generato dal segnale bloccante. La terza condizione è che non si ripresenti finché il segnale bloccante rimane presente. Sembra complicato, ma non lo è se andiamo a vedere la prossima slide. Eccolo qua. Analisi, come abbiamo detto, dei segnali e dei movimenti della sequenza. Quindi vediamo, per quanto riguarda i movimenti che andremo poi, dicevo, a realizzare con il nostro software, abbiamo il primo movimento A+, poi A1 provoca il movimento B+, B1 provoca il movimento A-, A0 provoca il movimento C-, C0 provoca il movimento B- e B0 provoca il movimento C+. Quindi, quali sono i segnali bloccanti in questa sequenza? Sono quelli indicati blu, sono A0 e C1. Come possiamo vedere, C1 provoca A+, ma C1 è presente anche quando ci deve essere A-. E poi abbiamo A0 che aziona il C-, ma come possiamo vedere è presente anche quando ci deve essere il movimento opposto, il C+. Quindi questi blu sono i segnali bloccanti. L'azione bloccata qual è? L'azione bloccata è questa che ho segnato in verde, questa è bloccata e questa è bloccata, quindi dobbiamo sbloccarla.
come vi dicevo, ci sono diverse tecniche per eliminare segnali bloccanti, c'è la tecnica delle valvole in cascata, tecnica della memoria, questa qui la tecnica dei collegamenti, per ultima c'è quella dello svitol per sbloccare, ma ci ho provato ma non funziona in questo caso. Quali sono i segnali utili secondo le tre caratteristiche dette prima? Allora, questa è la mia sequenza senza considerare collegamenti con i fine corsa ausiliari che ci danno la possibilità di sbloccare. Ok. Sotto devo trovare un fine corsa che insieme a C1 sia presente quando inizia il segnale bloccante, ma non ci sia quando c'è la corsa opposta. Andiamo ad esaminare. Abbiamo il fine corsa C1 che provoca A+, ed è presente quando c'è A-. Quale fine corsa posso utilizzare affinché abbia queste tre caratteristiche? Il fine corsa B0 è presente durante la corsa più, non esiste B0, non c'è più, è assente, quindi mi elimina il segnale bloccante collegandoli in serie. Quindi di start C1 faccio start B0 da alimentazione a C1. L'altro segnale bloccante, abbiamo detto, è A0. Quale fine corsa ha le caratteristiche che abbiamo detto prima? È il fine corsa P1, perché A0 provoca il C-, e qui c'ho presente B1. Nel momento in cui il C deve andare in avanti, il C+, il fine corsa B1 non c'è più. Quindi il B0 e il B1 sono i miei due fine corsa, i miei due segnali che servono per eliminare i segnali bloccanti collegandoli in serie con questa tecnica. C'è da dire che, a differenza della tecnica della cascata, questa tecnica non è sempre applicabile proprio perché non sempre si trovano dei segnali con queste tre caratteristiche. Quindi la prima cosa da fare è faccio un'analisi del mio ciclo, dei movimenti della mia sequenza. Ci sono segnali bloccanti? Sì, ci sono sempre. Come faccio ad eliminarli? Vado a controllare se posso farlo in questo modo, perché così risparmio delle valvole ausiliarie. Vediamo adesso come realizzare questa tecnica in elettropneumatica. Eccoci nel nostro software per la realizzazione di schemi e simulazione. Il Fluidissimo, queste sono le equazioni dei movimenti. Mi servono 3 cilindri A, B e C. Vado a prendere i componenti, diciamo 1, 2 e 3 per costruirci la parte, lo schema di potenza. A parte questi mi serviranno delle valvole di distribuzione 5-2 bistabili, ma più che valvole 5-2 sono delle elettrovalvole 5-2. Vediamo di andarle a trovare. Eccole qua. Vado un attimo ad ingrandire così per metterli di vedere meglio. Collego i vari componenti. Ecco, questa valvola ha bisogno della pressione, perché senza pressione non funziona. Anche se c'è il colesterolo va bene, ma la pressione se non c'è il colesterolo è meglio, ma la pressione deve averla. Poi c'è bisogno mettiamo le due valvole di scarico, di sfiato, silenziatori, e poi vediamo conformata come altri comandi, ma non la rendiamo al minimo necessario. Vediamo che è pilotata, noi abbiamo l'autopilota, lo togliamo al pilotaggio di qua e di là, qui vediamo l'anteprima. Possiamo notare che c'è anche il comando manuale. Ok, andiamo a togliere il comando manuale. Eccolo qua, comando manuale, niente manuale, tutto, ecco, il minimo indispensabile. Una volta che ne ho realizzata una, vado a fare quel portento del copia e incolla. Colleghiamo il tutto. Dopodiché vado ad indicare
qual è la bobina dell'elettrovalvola utilizzata per il movimento a più e per il movimento a meno. Questa qui è quella per A più, anche se lo scrivete in minuscolo, poi lui ve lo scrive in maiuscolo, quindi non perdiamo tempo a scriverlo in maiuscolo. Bene, per completare il nostro circuito di potenza mi servono i fine corsa elettromeccanici che servono a comprendere se il cilindro è in fase meno o in fase più, se ha finito la sua corsa. Quindi vado a prendere i miei distance rule, vado a fare così e gli vado a scrivere l'etichetta che questo è il fine corsa iniziale è a 0, ovviamente si trova a 0 mm, perché altrimenti che iniziale è, e invece il fine corsa che segnala la fine della corsa si chiama A1 e questo cilindro ha una caratteristica di 0,100, quindi devo mettere che la fine della corsa ovviamente è 100 mm. Fatto questo, sempre per la solida idea del fine corsa, del copia e incolla, vado semplicemente a modificare le etichette e risparmio tempo. Sembra che abbiamo finito, ma non è così. Per quale motivo? Che mi trovo a più significa che inizialmente, se deve andare in A più, inizialmente il cilindro è in fase di rientro. Abbiamo B più, ok, però abbiamo C meno, significa che questo cilindro inizialmente è in posizione di fuoriuscita C più. Quindi come faccio a far realizzare questo? Vado qua, sui parametri vado a dirgli che la posizione del pistone non è a 0 ma è a 100. Eccolo qua. Bene, così la parte relativa alla potenza, il circuito di potenza, l'abbiamo completato. Adesso dobbiamo passare allo schema elettrico, circuito di comando elettrico. Quindi andiamo a completare il nostro impianto, vado a prendere i componenti necessari. Innanzitutto mi serve l'alimentazione, 24 volt e 0 volt, e cominciamo. Mi serve un pulsante di start insieme a B0 e a C1. Adesso che io vado a scrivere start B0 C1 oppure B0 C1 and start, non mi cambia la vita. Però mi cambia la vita se io vado a mettere C1 e B0, perché abbiamo detto che il fine corso è C1 che riceve alimentazione da B0 e nel momento che non c'è B0 il C1 non mi causa segnali bloccanti. Quindi vado a cominciare a prendere il mio pulsante, guardate, lo metto qua, l'interruttore, questo qua se proprio vogliamo essere precisi lo chiamo start, poi mi servono due fine corsa che sono questi contatti, questi switch generali, sono stati appena promossi, non erano generali, erano, non mi ricordo più cos'erano, ma saranno stati colonnelli. Vado a metterlo qui, li collego in serie e questo lo mettiamo qui. Come faccio a farli diventare fine corsa? Semplicemente cliccandogli e dicendogli che questo qui, la sua etichetta, è il B0 e questo qui è il fine corsa C1. Ok, sono stato troppo ottimista perché tutto quanto assieme mi deve dare deve alimentarmi la bobina dell'elettrovalvola per avere A più.
Dove sei andata, bobina? Ogni tanto ho delle defiance. Eccolo qua. Facciamo così. Stringiamo il nostro schema, altrimenti non ci arriviamo più a fare tutto. A vedere, e naturalmente bisogna che io glielo dica che questo qui è A più. Ma, se non glielo dico io non lavora. Ecco, se avessi scritto C1 e B0 sarebbe stato diverso, anche mettendo lo stat prima. Per quale motivo? Questo mi fa A+. Lo vedremo dopo per quale motivo. E adesso mi serve A1, mi fa B+. Quindi prendo un altro contatto di questo, uno switched, lo metto qui. Questo qua gli dico che tu sei A1. Adesso piuttosto che andare a continuare a cercare la mia bobina, la metto qui. Questa abbiamo detto deve essere B+. Poi c'ho B1 mi dà A-. Altro giro, altra corsa. Etichettiamola B1. A meno. Poi abbiamo B1 and A0 mi dà C-. Il B1 me lo trovo qua, quindi in questo momento posso collegare il B1 con A0, quindi lo faccio direttamente da qua. Il B1 da solo mi darà A+, ma il B1 insieme ad A0, che nel terzo movimento non c'è A0 ma c'è sul quarto, mi darà il movimento successivo che sarà il mio C-. E adesso abbiamo che C0 mi dà B-, se non becca il punto giusto non si offende, non partecipa. C0 mi deve dare B-, ed infine B0 mi dà C+. Adesso andiamo a scoprire perché, a parte che questo deve essere C+, perché ho collegato B0 e C1 e non C1 e B0, perché da qui posso collegarlo a B0. Ma se avessi scritto B1, C1 e B0, se avessi dovuto prendere il segnale solo da B0 sarebbe stato difficilissimo, perché sarebbe venuto dall'end B0 e C1. Sarebbe stato più complicato. In questo modo, invece, con questo schema diventa semplice realizzare il nostro circuitino. Adesso andiamo a vedere se tutto quello che ho detto funziona o se è frutto della mia fantasia. Vado in opzione simulazione.
rallentiamo slow motion feature, diminuiamo di 5 volte e lo mandiamo in simulazione. A più, B più, A meno. A più, B più, A meno, C meno, B meno, C più. Ovviamente fino a quando non vado ad eliminare il mio segnale, lui finirà la corsa. Tolgo la simulazione e faccio vedere una seconda opzione, invece di avere questo tratto così. Vado a togliere questo collegamento e posso far sì che, però devo utilizzare un relè, quindi vado a prendere un relettino e lo collego al relettino che è attivato da B0. Lo chiamo X. Questo relè è attivato quando c'è B0, una cosa istantanea. Quindi se adesso vado a prendere, faccio copia e incolla che faccio prima, CTRL C, CTRL V, e lo metto qui. Questo lo collego qui, se me lo lascia fare, complimenti, bravo. X, ovviamente ho evitato di avere quella linea, quel collegamento, ma dipende dall'uscita del relè. Ovviamente in un impianto bisogna mettere il relè, un componente in più. Andiamo a ripeterlo. Ecco, si sarebbe potuto realizzare l'impianto a posto di mettere questo interruttore, un'auto ritenuta con uno start e uno stop, ma questo credo che sia semplice da fare. Così il video è terminato, vi ringrazio per la visione, spero che vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale o mettere un like e arrivederci al prossimo video.